Buonasera. Yervant e Robert, venite. Sì, prego. Eccoci, Yervant Gianikian e Robert Lumley. Robert Lumley è l'autore di un libro su tutta l'opera di Gianikian e di Angela Ricci Lucchi che si chiama Entering the Frame, dentro il fotogramma, editore Feltrinelli, insegna e docente all'Università di Londra. Faccio io una prima domanda a Yervant. Il vostro film è fatto di due cose sostanzialmente. È un film vivo, innanzitutto, ed è un film però di guerre e di viaggi. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Perché... No, traduca solo quando interviene. Okay. C'è qualcuno che ha bisogno della traduzione dall'inglese, verso l'inglese? Nobody needs a translation into English, right? Or do they? Just one. Ok. Vado. Prego. Very quickly then. The first question is, by the way, Mr. Lumley is the author of the book called Entering the Frame, and he's also a teacher in London. The first question is for Yervant. This is a film which, in fact, is two things. First of all, it's a film which is live about what's happening, and also it's a film about war, right? I'd like to ask you about that. Sì, questo film mostra per la prima volta quello che sta dietro tutto il nostro lavoro sulla violenza del Novecento e anche di quest'ultimo parte di secolo. La Prima Guerra Mondiale, il colonialismo, il nostro film Dal Polo all'Equatore, Pays Barbares, sulla guerra italiana in Africa. Più vicino al microfono. Tienilo vicino alla bocca. Sì. Perciò questo è quello che sta dietro il lavoro, il nostro privato che svegliamo per la prima volta attraverso i quaderni, i disegni di Angela e il materiale filmato continuamente in tutti questi anni, centinaia di ore su questi anni di vita insieme. E Angela ha pianificato anche il futuro del nostro lavoro, che continua proprio con queste guerre, con queste violenze. Domande? This, yes, is a film which is shows for the very first time what is actually behind our work, the work that we did looking into violence over the 20th century and also continuing into the 21st century, the First World War, colonialism, war in Africa, and our travels around. And it's everything that was behind the work that we've done. It's our, if you like, our private work. And this is the first time that we have revealed this with the notebooks, with Angela's work, and with hundreds of hours of private, if you like, home movies that we filmed. And Angela also planned the continuation of our work, the future of our work, as, in fact, violence, war continues. Prego. Are there any questions? Prego. Ah, sì. Il titolo del film, volevo sapere, noi due cineasti, mi sembrano due in uno piuttosto, ma così. Sul titolo del film, un commento, grazie. I'd like to ask a comment about the title of the film. Us two filmmakers, but it really seems like one filmmaker, the two of you.
c'è una serie di disegni di Angela dove lei tiene la luce e io tengo la camera e il titolo sotto è Noi due cineasti. There are a series of drawings done by Angela in which, in fact, she's holding the light and I'm holding the camera, and the title underneath is Us Two Filmmakers. E poi ci sono tutti i diari di Angela, i diari scritti e i diari disegnati. And then, of course, there are all Angela's diaries, the ones she wrote, the ones she drew. Sì, il nostro è un lungo home movie che comprende anche la guerra. Mentre facevamo prigionieri della guerra, frequentavamo anche la guerra in Bosnia, in Croazia, in Serbia e a Lubiana. In fact, ours is a sort of long home movie. When we went to places of war, when we were making prisoners of war, in fact, we took movies and we went to Bosnia, Croatia, Serbia, Ljubljana. Il lavoro sui russi, che è stato che è il nostro lavoro più lungo, perché è cominciato nel 1989 ed è finito l'anno scorso nel 2017 ed è stato esposto a Documenta 14. È cominciato come film ed è finito come installazione, ma in effetti è un film di 400 minuti. Eravamo in Russia mentre cadeva l'Unione Sovietica, anche questo è nei nostri materiali, ma questa è un film che dura 126 minuti, ma mi sono fermato perché ho capito che non potevo mettere tutto, se no avrei dovuto fare un film di 10 ore. In fact, when we worked in Russia, that was the longest job that we did. Started in 1989 and finished, in fact, only last year in 2017. It was shown at Documenta 14. First of all, it started as a film, but it ended up as an installation. And it's a film which lasts 400 hours. And when we were, in fact, in Russia when the Soviet Union collapsed. And all of that material is things we did then. The film, in fact, is 120 minutes, and I had to stop because otherwise, I couldn't put it all in because it would have been an incredibly long film. Posso io fare un commento? Sì. Funziona? Sì. Yeah. Allora parlo in inglese, I'll speak in English and in Italian. Così. Great. Allora, erano 2 o 3 parole sul fare, sull'atto of the act of making, che secondo me nel film è molto importante. Cioè a livello del fare il vino, cioè tutto il processo dei filtri per arrivare al vino buono, l'atto di tagliare il legno, cioè sembra molto semplice, ma c'è tutta una serie di gesti, di intendimenti. So part of the making was the making of the wine, to reach a whole series of filtering processes to get the really fine wine, but also the act of cutting the wood, which seems so simple, but requires a sort of understanding between the people who are working. E questo secondo me si trova anche nel lavoro di collaborazione, di intesa, di tecnica, di raffinatezza che si trova anche nei film e nel fare i film. So I would suggest that this idea, if you like, is also found in the act of making the films and the degree of collaboration and understanding between the filmmakers in the technical aspects and the respect for that and the actual ability in that,
but also high levels of understanding. Sì, tutto lì. Una cosa che mi ha impressionato molto è quella faccenda iniziale dei non. Sentire da te che sei, da te e da Angela, perché lei davanti a quel bel cartellone con i suoi disegni e con tutto l'elenco dei non, che il vostro film non è educativo, il vostro cinema non vuole essere educativo, non vuole essere etico, non questo, non quello. E tante cose invece sono quelle che noi auspichiamo che i film siano. Come l'avete messa giù quella lunga lista di non? What struck me about the film was at the very beginning, you have a list of things which are, no, we don't want the film to be this, educational, etc. How did you put down that list? Because it's usually what we demand that a film have or be. Il manifesto è del 1996 ed è stato mostrato all'Hangar Bicocca nel 2012 e in pratica cioè tutti questi non era l'angoscia di Angela per questi tempi, perché vedeva è il suo contrario e l'ultima parola non politico, ma invece noi facciamo dei film politici, perciò va letta anche al rovescio questa cosa. E tutti questi non sono il contemporaneo, quello che ancora oggi viviamo. In fact, that manifesto was drawn up in 1996, and then it was, if you like, publicized publicly in 2012. It was, if you like, Angela's anguish at the times that we're living through, at the characteristic of our times. And the intention was that it should not be political, but of course we make political films. So if you like, it has to be read the other way round. And it's all those no's have to be seen, if you like, the other way round. Io. Prego. Ecco qua. Si diceva prima dei filtri per fare il vino, la difficoltà di tagliare il legno. A me questo film mi è parso anche, mi pare che sulle sequenze finali Angela Ricci Lucchi usi una di quelle camere usa e getta che si usavano tempo fa, però potrei sbagliarmi. Mi sembra una lettera scritta a noi, al nostro tempo, però anche a se stessi, e che sia come un abbraccio eterno, per dirla con un titolo di un quadro bellissimo di Franco Angeli. È bellissimo questo film, grazie mille. Grazie. Talking Grazie about the film, you know, and showing the different filters that you have to use to get a good wine and the difficulty of cutting wood. And at the very end, there's that beautiful sequence of Angela who's using a camera, and it seems to be one of those cameras that you use once, and they're disposable cameras. And it seems to be a letter to us that she leaves us, but also a testimony that she gives herself, and it's an internal embrace, if you like, to use the phrase and the title of a work by Franco Angeli. And I think it's a very marvelous film. Thank you very much for giving it to us. Angela usava le camere usa e getta, c'è un'enorme quantità di materiale che mostrerò un giorno in un altro film. Non sapeva scrivere a macchina, non sa usare il computer, però usava la penna. Angela, in fact, did use a throwaway camera, and there's a great deal of material that I probably will show one day. She couldn't type, she couldn't use the computer, she used the pen. Solo una cosa brevissima dove forse rientrano tutte o alcune.
l'inizio con i bambini rivestiti e poi rivestiti dalle immagini stesse, altre immagini, praticamente parte da una sovrimpressione che poi sembra, per me si sovrimprime molto fino a che vedrò queste immagini. E niente, se questa sovrimpressione sia una autoimmagine consapevole. Sì, mi fai parlare di una cosa che volevo mettere e che non sono riuscito a mettere, perché hai parlato di bambini e Angela aveva studiato in Austria con Oskar Kokoschka, lei prima faceva dell'olio, della pittura ad olio, aveva imparato da un pittore ottocentesco e poi con Kokoschka che le aveva detto le aveva scritto che lo Stato italiano doveva mantenere quest'artista, cosa che non è successa. E lei molti anni fa ha cominciato ad insegnare a dei bambini di una scuola speciale in Emilia-Romagna, vicino a Lugo di Romagna. E perciò ha lasciato l'arte perché voleva salvare questi bambini che erano giudicati idioti, malati, pazzi, folli, ed è rimasta con loro quasi 10 anni, in cui ha smesso di dipingere. Però ha scritto un diario, ha scritto il diario della scuola e ogni tanto andava dal sindaco e diceva, apriva un pacchetto con dentro un pesce e Angela diceva al sindaco: e questa è la regione pilota che dà da mangiare questa schifezza ai bambini? Perciò i suoi diari sono stati sequestrati, bruciati, persi, e lei in quest'ultimo anno ha voluto ricordare la storia dei bambini e ha cominciato a disegnare le facce. Disegnando le facce ha ricordato i nomi e ricordando i nomi ha riscritto completamente questo diario. Perciò questo diario manca al film, perché sennò sarebbe diventato lungo un'altra ora, ma è la cosa che voglio fare. The question was about the initial scenes where the children were dressed up, and there was that scene that stuck in the discussant's memory a lot. And the comment afterwards was, in fact, you make me talk about something that, in fact, I didn't put in the diary. In fact, Angela, when she in fact went to Austria and she studied under Kokoschka, but also she had a lot to do with children. She used to paint with oil painting, learning from somebody from the 19th century. And then she worked under Kokoschka, and he maintained that the state should maintain the artist. And in fact, she taught at a special school for special needs children. And to do that, she left art totally. She stopped painting. And she was dedicated to trying to save these children who were considered as idiots, sick and crazy. And she did that for 10 years, leaving aside and not painting. And during that time, however, she wrote a diary, the diary of the school. And in fact, she would then go to the mayor of this little town, which was near
Lugo in the Romagna area, and with a packet, and opened it up and there was a fish, and she complained about the sort of terrible food that this region that was supposed to be a pilot region was given to these children. And unfortunately, her diaries got lost, they got burnt, they just disappeared. But recently, Angela, in fact, remembered the story of the children, and she started to draw their faces again. And drawing the faces, she remembered their names. And doing so, she rewrote the diaries. And that's something that I say I didn't put in the film, because otherwise it would have been too long. But I intend to, in fact, include it in further material. Tempo per un'ultima domanda. Last question. Is it okay? It'll be in English and then you can translate it? Okay. First of all, thank you for a great film. You have all this beautiful archive footage from your research in all these countries, and it works so well with your work, which is so much about discovering the archive or making the archive present, and this is kind of the trace of the trace. But filming all of this, did you have, when you were filming it, did you have a plan with it, or was it just to film and then at one point perhaps see where it takes you? Because it makes a great film now, but what were your initial plans when filming all this material? Grazie tante per questo eccellente film e questo massiccio archivio girato appunto in così tanti paesi dove avete fatto delle ricerche, e funziona proprio così bene. È veramente un viaggio di scoperta di un archivio, quindi è un lavoro di ricerca all'interno di un archivio. Ma la mia domanda è questo: avevate un piano quando filmavate questo, o l'avete fatto poi dicendo vabbè, vediamo dove ci porta? E adesso è un bellissimo film, ma girando le cose, avevate già un'idea in testa? No, non avevamo nessuna idea in testa, avevamo soltanto l'idea di filmare, di registrare, abbiamo sempre cercato di filmare tutto e abbiamo filmato in 8 mm all'inizio, poi in Super 8. Ci sono parti anche in 16 mm, oppure e poi in Video 8 e in HI 8. Abbiamo escluso una parte che era legato al nostro primo lavoro di archivio, il nostro film Karagoez, catalogo 9,5, perché in questa parte avevamo usato Leni Riefenstahl e Louis Trenker nel film La montagna sacra, e stavamo spesso in montagna vicino alla zona dove Louis Trenker aveva girato i suoi film, e La montagna sacra è un film di Funk, che è un regista del proto-nazismo, perciò ci interessava molto. E un giorno Trenker è morto, noi dovevamo incontrarlo, è morto vecchissimo, e c'è stato il suo funerale a St. Ulrich, e noi avevamo con noi come sempre una macchina 16 mm e 90 metri di pellicola, e abbiamo filmato il funerale di uno dei nostri attori. E abbiamo filmato a lungo, dove si vede poi alla fine che la bara viene gettata nella fossa alla rovescia.
We didn't have any idea, we didn't have any plan in our head when we did it. We just wanted to we went out and filmed. We've tried to record and film everything. So we didn't have a film in mind, if you like. We used a series of equipment. First of all, we started with 8mm at the beginning, then we went to Super 8, and we did some stuff in 16mm. We used Video 8 and then HI8. In fact, one thing we did exclude, which was of our first work in Caragozza, called Catalogue 9.5, when we included a film we included Leni Riefenstahl and Stenka, The Sacred Mountain. And this, of course, was a film by Funk, who was a proto-Nazi member or affiliate. And in fact, Trenka at a certain point died, and we were there at the place of his funeral, and we went to film that in 16mm. We had 90 meters of film, something that we filmed. So we filmed, if you like, one of the actors in this film that we had included. And in fact, at the end of the film, you see they put the coffin down in the ground, and they put it upside down, but that we didn't include. Bene, dobbiamo ringraziare tantissimo Yervant e Angela, e sono sicuro che vedremo ancora molti altri loro film. I'd like to thank you all very much, Yervant and Angela. Grazie, grazie, molte grazie.